Ok, possiamo iniziare. Ho delle domande, come sempre. Sì. Iniziamo con te. Chi è Mauro Biglino e come siamo arrivati a questo punto? Vabbè, intanto voglio ringraziarti veramente per avermi come ospite nel tuo podcast e voglio ringraziare anche la tua audience, quindi tutti Grazie per quelli essere che qua. hanno la pazienza di ascoltarmi. Allora, chi è Mauro Biglino? Mauro Biglino, innanzitutto, lo definirei un curioso che per sua passione personale amava e ama le lingue antiche. Quindi io al liceo ho studiato il latino, il greco antico e poi per mia passione personale ho studiato l'ebraico antico con un insegnante della comunità ebraica della città di Torino dove io vivo. E l'ho studiato perché ero incuriosito dai testi, ovviamente, sui quali si basa la religione nella quale io sono stato cresciuto e quindi volevo arrivare direttamente alle fonti. E quindi mi sono messo a studiare, poi ho iniziato a tradurre per conto mio e mentre traducevo, quando traducevo, ho notato, diciamo, delle incongruenze. E allora con molta umiltà, perché ovviamente io non sono nessuno, con molta umiltà ho mandato queste incongruenze alla più importante casa editrice cattolica italiana che lavora col Vaticano, che sono le edizioni San Paolo, e con mia grande sorpresa mi hanno risposto e mi hanno detto che avevo assolutamente ragione. E poi mi hanno detto anche se trovavo altre cose di dirgliele. E così ho fatto. Ho trovato altre 3 o 4, diciamo, traduzioni non propriamente congruenti, secondo me, glielo mandate e allora loro hanno voluto conoscermi. Per cui mi hanno chiesto di mandare delle pagine di mie traduzioni. Dopodiché mi hanno chiesto di andare nella loro sede e hanno cominciato ad affidarmi dei compiti di controllo delle traduzioni che loro pubblicavano. Dopodiché, invece, mi hanno affidato proprio il compito di tradurre e mi hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente dall'ebraico, perché loro mi chiedevano di fare la traduzione letterale e così io ho fatto. Poi ad un certo punto, nel 2010, io ho cominciato a parlare pubblicamente e a scrivere anche e diciamo, chiamiamoli errori, ecco, diciamo così, e mi hanno licenziato immediatamente. Cioè, immediatamente hanno interrotto il rapporto di lavoro. Intanto loro avevano già altri 2 libri che mi avevano chiesto di tradurre, ma non li hanno più pubblicati perché non volevano più pubblicare col mio nome. Ovviamente perché io avevo Beh, cominciato a parlare pubblicamente. E allora dal 2010 io ho continuato per conto mio. Loro hanno pubblicato 17 libri, io ho scritto 15 saggi appunto sulle traduzioni, sono diventati per fortuna dei bestseller pubblicati da Mondadori, che è la più importante casa editrice italiana, una delle più importanti in Europa, e poi sono andato avanti. Adesso sto pubblicando anche con la casa editrice Tutti,
che è questa qui, Casa Editrice Tutti, perché la casa editrice Tutti mi pubblica i libri in inglese. E quindi io, come tu hai visto, cominciato a pubblicare anche in inglese. Nel Mm. frattempo, dal 2010 ho fatto circa 300 conferenze in Italia e in Europa e poi ho questo canale Mauro Biglino Official Channel dove faccio dei video e dove racconto semplicemente le mie curiosità. Quello che Mhm. voglio dire, se mi permetti, perché è Certo. importante, che io non metto assolutamente in discussione l'esistenza di Dio, non me ne occupo, non è il mio compito. Io parlo della Bibbia, cioè sono un Mm. traduttore e dico solo ciò che c'è letteralmente scritto nella Bibbia ebraica. Mm. Dopodiché ognuno ne faccia quello che vuole, cioè nessuno deve venire dietro a me, ognuno deve ragionare con la sua testa. Io, in quanto traduttore, racconto ciò che c'è scritto nell'ebraico e difatti lo metto anche nei libri, metto l'ebraico con la traduzione letterale in modo che chiunque può controllare, può verificare ciò che io dico e così siamo tutti tranquilli e sereni. Sì, è molto interessante tutto ciò che hai fatto, specialmente perché io sono cattolico, diciamo che sono cattolico. I miei genitori non sono persone religiosi, Sì, però crescendo così mi sono reso conto che molte persone non leggono la Bibbia. È una cosa che parliamo tutti della Bibbia e della storia della Bibbia, però non capiamo esattamente cosa succede. Allora la prima domanda, questi errori, in 2010 hai detto che hai cominciato a parlare degli errori. Quali erano questi errori? guarda, il più importante, che è quello che condiziona tutto, è la traduzione della parola ebraica Elohim. Come ho detto prima, io non mi occupo dell'esistenza di Dio e rispetto assolutamente la fede di tutti perché Dio può benissimo esistere. Quindi questo non è un problema che io metto in discussione. Il problema è che la parola Elohim nella Bibbia, la parola ebraica, è la parola che viene sempre tradotta con Dio. Ma Elohim non significa Dio. Elohim è una parola plurale che indica una molteplicità di individui e la Bibbia parla di quelli. In particolare parla di uno di loro che si chiama Yahweh, che è uno degli Elohim e che è quello che si occupa, diciamo, quello al quale è stato affidato il popolo di Israele. Cioè, in particolare, gli è stata affidata, come dice chiaramente la Bibbia, la famiglia di Giacobbe. E Giacobbe è quel patriarca che poi prende il nome di Israele. Quindi la Bibbia si occupa di questo. E difatti molti studiosi ebrei, anche nelle Bibbie pubblicate dagli ebrei, nelle note, c'è scritto che la Bibbia, ad esempio, non si occupa della creazione dell'universo, ma si occupa della formazione del popolo di Israele. Ed è questo che chiaramente è scritto nella Bibbia. Il termine Elohim, diciamo così, nessuno al mondo sa con certezza cosa vuole dire. Difatti io dico sempre che la cosa migliore sarebbe non tradurlo, ma lasciare Elohim,
così rispettiamo gli antichi autori, non facciamo delle traduzioni fantasiose e dal contesto comprendiamo esattamente ogni volta che troviamo quella parola, dal contesto comprendiamo che cosa facevano quelli lì, cioè quel gruppo di individui. Perché proprio in molte parti della Bibbia, che io ovviamente metto nei miei libri, si capisce chiaramente che è una molteplicità di individui. Quindi la Bibbia non parla specificamente di quel Dio che la teologia ci presenta. Dopodiché si può anche dire, me ne rendo conto, che Dio ha scelto quel libro per farsi conoscere dall'umanità. Va bene, non ho niente da dire, assolutamente. Dico soltanto che Elohim non significa Dio, ma questo lo dicono anche gli esegeti ebrei. Cioè dicono che appunto Elohim può avere tanti significati, perché l'ebraico è, come si dice, una lingua polisemica, cioè ogni parola può avere tanti significati, ma ad esempio importanti esegeti ebrei scrivono che la Bibbia non contiene la parola Dio così come la intendiamo noi. Quindi questo è il primo grande, chiamiamolo errore, chiamiamola sbagliata interpretazione, chiamiamola forzatura. Un'altra grande forzatura è l'idea della creazione, cioè il verbo bara in ebraico, che viene tradotto come creare o creare dal nulla, non significa creare. Io nei miei libri ho riportato tutte le ricorrenze in cui compare il verbo bara e significa sempre intervenire in una situazione già esistente per modificarla per i propri scopi. Ed è quello che hanno fatto gli Elohim, appunto, quando sono intervenuti là dove sono intervenuti. Perché il problema qual è? Che nella cultura semitica antica non esistono concetti metafisici, cioè non esiste il concetto di trascendenza, non esiste il concetto di eternità, non esiste il concetto di onniscienza o di onnipotenza, proprio non esistono. Questi sono stati introdotti dalla teologia per dare appunto la loro interpretazione, che però è una forzatura, perché in realtà la Bibbia è un libro molto concreto, che ci racconta una storia, la storia del rapporto tra il popolo di Israele e Yahweh, che è il suo governatore, cioè diciamo quell'Elohim al quale il popolo è stato assegnato. Dopodiché lo ripeto, Dio esiste, non ho nulla da dire. Mm, mm. Però hai detto che ci sono altri Elohim. Allora, chi era il più importante dopo Yahweh? Allora, il più importante è Elion. Elion che è nominato alcune volte nella Bibbia, in particolare ad esempio nel libro del Deuteronomio, dove c'è scritto appunto che Elion è quello che ha fatto le assegnazioni, cioè assegnava un popolo ad un Elohim. E nel capitolo 32 del Deuteronomio è scritto appunto che a Yahweh è stata assegnata la famiglia di Giacobbe, ma solo la famiglia di Giacobbe, non tutti gli ebrei, perché le famiglie di ebrei erano tante. La famiglia di Giacobbe deriva da Abramo, ovviamente, ma Abramo aveva dei fratelli, due,
i quali avevano a loro volta dei figli. Bene, i fratelli di Abramo e i loro discendenti non sono stati assegnati a Yahweh, ma, come dice la Bibbia, sono stati assegnati ad altri Elohim, e la Bibbia ci dice anche i nomi. Uno si chiamava Kamosh, l'altro si chiamava Milcom. Poi ci sono altri Elohim di altri popoli, tipo Adad, tipo Dagon, tipo Melkart, tipo Asherah. Quindi ogni popolo aveva il suo Elohim. Quindi il capo, diciamo così, è Elion, che non a caso in ebraico Elion ha un significato preciso, quello che sta sopra, cioè il comandante di tutti. Cosa dovrei pensare di Gesù? Allora, se tutto questo è vero, chi è Gesù? È realmente esistita? Non lo so. Allora, la figura di Gesù è una figura, diciamo così, molto controversa, nel senso che ci sono molti studiosi che nel corso della storia sono arrivati a dire che Gesù non è mai esistito, cioè è una invenzione. Io sono tra quelli che pensano che Gesù è esistito, assolutamente. Aveva dei discepoli, era un rabbi, cioè era un maestro che aveva lo scopo di compiere l'opera messianica. E l'opera messianica prevista dalla Bibbia era liberare il popolo di Israele dal dominio straniero. E difatti Gesù ha operato in quel senso ed è stato condannato per motivi politici. In sostanza non per motivi religiosi, perché i romani non condannavano nessuno per motivi religiosi, perché ognuno poteva, insomma, i romani conoscevano tantissime divinità e le accettavano tutte. E quindi Gesù operava, diciamo così, per conto di questo Elohim, ma proprio per svolgere l'opera messianica che era prevista per quello che sarebbe dovuto essere il Messia. Il problema è che perché allora i giudei non hanno accettato Gesù, ma il cristianesimo è nato a Roma, poi in Grecia? Perché di fatto Gesù non è riuscito a liberare il popolo ebraico dal dominio romano. E per i giudei il Messia non poteva essere sconfitto, perché era supportato da Dio, cioè supportato da Yahweh. E invece purtroppo Gesù non è riuscito a compiere, diciamo, quell'opera politica di liberazione. Poi la figura di Gesù è stata rielaborata dall'Apostolo Paolo, che ha dato alla figura di Gesù un valore universale. E certo, noi possiamo dire che indipendentemente da chi fosse, il messaggio, diciamo così, di amore che ne è stato ricavato è un messaggio che ha un valore universale, perché se tutti noi uomini fossimo così intelligenti da capire che la nostra felicità deriva dal benessere e dalla felicità degli altri, e se noi uomini, quindi, quando ci svegliamo al mattino, ci preoccupassimo di rendere felice qualcun altro, sapremmo anche che ci sono altri che si preoccupano di rendere felici noi e vivremmo in un paradiso terrestre. Il problema è che noi uomini non siamo così intelligenti. E anche c'è il problema con Natale, perché ho sentito un po' che il Natale è una festa pagana, forse,
o non esattamente, era sostituito. Qual è la storia di questa festa? Non si sa con esattezza quando sia nato Gesù, nessuno lo sa. La data della sua natività è stata ricostruita nei secoli per sostituire una importantissima festività pagana che era la festività del solstizio d'inverno, cioè quando si arriva al momento in cui il sole, cioè dal 21 dicembre in avanti, il sole comincia a riprendere il potere, no? Nel senso che dall'estate si è passati all'autunno e all'inverno e di lì il sole ricomincia a prendere il potere. Quindi era una grande festa pagana che è stata sostituita appunto dalla festa di Gesù, quindi di questo nuovo portatore di luce. E quindi hanno inserito la natività di Gesù per sostituire e far dimenticare quella che era una festa pagana. Però direi che cioè, questo è accettato, è proprio conosciuto da tutti. Voglio dire, il Papa stesso lo sa che Gesù non è nato il 25 dicembre, ecco, non c'è problema a dirlo e a riconoscerlo, anche perché quello che, per quanto riguarda l'umanità, quello che è importante è semmai il suo messaggio, no? Indipendentemente da quando è nato. Un'altra domanda dei superpoteri di questi figuri nella Bibbia. Per esempio Gesù ha fatto molte cose, anche Moses, forse Ezekiel, credo. Cosa trovi in queste storie? Ci sono delle storie vere o... Allora, guarda, la mia metodologia di studio è questa: fare finta che la Bibbia ci abbia raccontato sostanzialmente una storia vera. Perché ci sono anche quelli che dicono che la Bibbia è tutta una favola. No, io sono convinto che la Bibbia sia sostanzialmente un libro di storia. E nei racconti biblici, quando si parla degli Elohim, si parla di individui che avevano conoscenze, tecnologie, abilità di gran lunga superiori a quelle del genere umano. Non solo. E qui ti cito anche esegeti ebrei, così siamo tranquilli. Ok. Questi Elohim, con l'ingegneria genetica che conoscevano e applicavano, compresa la clonazione, hanno fabbricato l'Homo sapiens. La Bibbia parla chiaramente di interventi chirurgici e di interventi genetici. Il professor Safran, ebreo, della Università di Gerusalemme, che insegna etica medica alla Hebrew University, quando è stata clonata molti anni fa la pecora Dolly in Scozia, è stato intervistato e lui ha risposto testualmente: la clonazione non è un problema, la Bibbia la conosce da 4.000 anni. Cioè, questi Elohim sono intervenuti più volte e quando ad esempio si parla della fabbricazione di Eva, la descrizione, ma lì non c'è neanche bisogno delle mie traduzioni, si trova già nelle Bibbie che tutti noi abbiamo in casa, ma come dicevi tu prima, la Bibbia non viene letta, nel senso che molte famiglie, la Bibbia è il libro più stampato nel mondo, ma il meno letto nel mondo. Sì. Quando si parla della fabbricazione di Eva, c'è la chiara descrizione di un intervento di ingegneria genetica, di un intervento chirurgico. Cioè si dice che loro, gli Elohim, hanno indotto
in Adamo un sonno profondissimo, cioè l'anestesia. Poi hanno preso un qualcosa, normalmente si dice la costola, ma il termine ebraico tselah indica una parte laterale ricurva del corpo, quindi potrebbe essere per esempio anche la cresta iliaca, oltre che una costola. E quindi da ciò che hanno preso hanno fabbricato Eva. Quando hanno presentato Eva ad Adamo, c'è scritto che Adamo dice: finalmente questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Gli ebrei che traducono in inglese la Bibbia dicono proprio finally, cioè finalmente è quella giusta. Perché gli ebrei stessi, nelle note alle Bibbie che loro pubblicano, scrivono che prima di avere Eva, Adamo si univa con tutti gli animali e la cosa gli era consentita. Poi gli Elohim si sono accorti che lui non aveva appunto quello che loro chiamano un aiuto, e allora fabbricano la femmina con la clonazione e da quel momento gli viene proibito di unirsi con gli altri animali perché ha la sua femmina. E di lì comincia la storia, diciamo in particolare, del popolo ebraico. Tu prima hai nominato Ezechiel. Quello è un libro interessantissimo, perché assieme ad altri racconti che si trovano in Genesi, in Esodo, nel libro del profeta Zaccaria, eccetera, Ezechiele parla chiaramente di macchine volanti, di cui disponevano questi Elohim. E dice anche Ezechiele che erano macchine che facevano rumore quando si alzavano da terra. E Ezechiele dice anche che lui ha viaggiato su quelle macchine perché gli Elohim lo hanno preso da un posto dove era il fiume Chebar, che è un ramo dei fiumi della Mesopotamia, e lo hanno portato a Gerusalemme. Quindi non bisogna stupirsi di questo, perché questo non, come dire, non rende nullo il racconto della Bibbia, anzi, convalida la concretezza del racconto biblico. Quindi noi dobbiamo prendere atto di questo. Poi chi vuole darà un'interpretazione allegorica, metaforica, eccetera, ma io racconto ciò che c'è letteralmente scritto. Poi ognuno sceglie. Parliamo un po' della tua relazione con il Vaticano, perché dopo aver parlato di tutti questi temi ha cambiato. Allora la domanda è: come è cambiata e qual è la situazione adesso? Ma la situazione adesso è che io lavoro per conto mio, nel senso che so che cosa si pensa del mio lavoro nel Vaticano, so che il mio lavoro viene studiato, anche letto nelle facoltà, nelle università di teologia, però diciamo non abbiamo un rapporto diretto. Abbiamo fatto nel 2016 un incontro pubblico di fronte a 600 persone dove c'eravamo io e 4 teologi, cioè c'era un arcivescovo della Chiesa ortodossa, c'era il rabbino capo di una comunità, della comunità ebraica di Torino, c'era un docente, un sacerdote docente nelle facoltà di teologia, e c'era il più importante biblista italiano protestante. E abbiamo fatto un incontro che è durato più di 4 ore e abbiamo parlato appunto di questi temi.
Questo racconto si trova anche, è filmato e si trova anche nel mio canale, e si vedrà che in sostanza mi davano ragione. Cioè, io ad un certo punto mi chiedevo, ma cosa ci sto facendo io qui, visto che stanno dicendo tutto loro? Cioè, la Bibbia non parla di creazione, la Bibbia non ha concetti metafisici, la Bibbia non parla del peccato originale, che è un'altra cosa che io ho spiegato, e così via. Poi è chiaro che il Vaticano, come dire, mantiene il suo lavoro e quindi continua a diffondere le idee su cui è basata la religione cristiana. Ripeto, l'ho già detto prima, il valore dell'amore universale è il valore più grande, ovviamente. La Bibbia però parla di altre cose. Per esempio, i miei amici ebrei mi dicono: noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché il nostro, cioè Yahweh, non ne ha mai parlato. E così è. E quindi è una elaborazione teologica, che può benissimo essere vera. Io, per carità, io non so cosa c'è Sì. dopo la morte, sono aperto a tutte le possibilità, assolutamente. Non ho nessuna preclusione, non intendo mettere in discussione la fede di nessuno, mi limito a parlare di un libro e di quel che c'è Sì, scritto in quel libro. sì. Ma secondo te l'informazione dentro è nascosta? A un certo punto devi pensare che forse tutto quello che pare, se è vero, nel senso che Elohim non è Dio, non è un Dio, diciamo. Allora, questo mi viene in mente la domanda: perché è nascosta? O è nascosta? O ci sbagliamo noi perché abbiamo un'altra opinione? Dov'è il problema esattamente? Io penso che sia nascosta perché le alte gerarchie conoscono, le alte gerarchie della Chiesa ovviamente conoscono queste cose, perché tu capisci che se si dice, per quella che è la nostra tradizione, se si dice che la Bibbia non parla di Dio, per molta gente cade tutto, perché non si è in grado di, o non si vuole, distinguere tra la possibile realtà esistenza di Dio e ciò che c'è scritto in quel libro, visto che quel libro è stato preso come base per parlare di Dio. Adesso diventa difficile dire alla gente: guardate, ci siamo sbagliati, diciamo così. Quel libro non parla di Dio, ma Dio esiste. Perché la gente lega l'idea di Dio con la Bibbia. E invece bisogna essere capaci di dividere le due cose. E quindi chi ha la fede, io dico sempre, non se la deve far portare via da ciò che io dico, ma la deve vivere quella fede in assoluta tranquillità, perché io non so quale sia la verità. Io posso solo Eh, dire ciò che c'è scritto in un libro, ma non so se quel libro contiene la verità. sì. E abbiamo già parlato dei cambiamenti nella Bibbia. Qualcosa che mi interessa moltissimo è questi testi gnostici, se si dice così Sì, in italiano, come si sì, dice? esatto. Ok, perché loro hanno un po'. L'informazione, diciamo, è diversa. E non è esattamente quello che abbiamo nella Bibbia tradizionale. Allora, qual è la storia dietro questi testi? Esatto. Allora, guarda, tu giustamente hai detto è diverso, perché è diversa la mentalità ed è diverso l'ambiente culturale
nel quale sono nate da un lato la Bibbia e dall'altro i testi gnostici. La Bibbia è nata all'interno della cultura tipicamente semitica, che è molto concreta, molto, diciamo così, materiale, e che intendeva raccontare una storia, in particolare la storia del popolo di Israele. I testi gnostici sono nati dentro quella che chiamiamo la cultura ellenistica, cioè la cultura condizionata dalla filosofia greca. E quindi i testi gnostici sono basati sulle elaborazioni spiritualistiche, filosofiche, contenute appunto nella cultura greca, che è arrivata in Medio Oriente sostanzialmente dopo Alessandro Magno, cioè negli ultimi secoli prima di Cristo, e che per certi aspetti ha condizionato anche la Bibbia, cioè, o meglio, ha condizionato l'interpretazione della Bibbia, nel senso che ancora oggi si usano i concetti della cultura greca, della filosofia greca, in particolare del platonismo e del neoplatonismo, per interpretare l'Antico Testamento. Ecco, i testi gnostici, cioè quelli che, come dice il termine stesso, gnosis, conoscenza, conterrebbero la conoscenza, sono elaborati appunto sulla base di quella filosofia. Quindi questa è la grande differenza. Difatti molti rabbini americani sono, come dire, arrabbiati e dicono: ma perché introducete la filosofia greca nella loro Bibbia, perché la Bibbia è degli ebrei di fatto, nella nostra Bibbia, visto che non c'entra niente, visto che sono due cose completamente diverse. Però così è stato fatto nei primi secoli dai cosiddetti padri della Chiesa, e poi parallelamente sono stati elaborati i testi gnostici, che poi la Chiesa non ha accettato, ovviamente, e quindi li considera testi apocrifi, perché ha stabilito quali sono i testi canonici. Ma questo vale anche per l'Antico Testamento, nel senso che per l'Antico Testamento i cattolici devono credere veri, diciamo così, ispirati da Dio, più di 40 libri. Per gli ebrei sono un po' più di 20, per i cristiani copti sono gli stessi libri degli ebrei più altri libri che non sono da considerare veri né per gli ebrei né per i cattolici. I protestanti seguono il canone, cioè i libri giudicati veri dagli ebrei, e quindi diciamo che le varie religioni hanno stabilito, ciascuna per conto suo, quali sono i libri da credere veri. Ci sono anche questi tipi di storie nella Mahabharata, per esempio. Non so se esistono anche nel Quran, però hai mai tradotto questi altri testi o cosa dicono di questo argomento? Guarda, con testi come la Mahabharata, i Veda, i Purana, i Vedanta, i Rigveda, il discorso che faccio io è ancora più facile, nel senso che i concetti che io presento derivanti dalla Bibbia, dicevamo prima del libro di Ezechiele, lì sono molto più diffusi, molto più particolareggiati e assolutamente accettati come normali. Cioè per loro è così. Gli dei si combattevano tra di loro esattamente come nella Bibbia, gli Elohim si combattevano tra di loro per conquistare dei territori,
Yahweh lo fa per tutta la Bibbia, nel senso che deve combattere per conquistare la cosiddetta terra promessa, e nei testi appunto come il Mahabharata, che tra l'altro è un testo enorme perché è come l'Iliade e l'Odissea messe assieme moltiplicate per 20 volte, quindi insomma veramente un testo gigantesco. Lì questo è assolutamente normale. Quindi nessuno si sogna di mettere in discussione quel tipo di storia, cioè del fatto che lì gli dei si chiamano i Deva. Nessuno mette in discussione il fatto che i Deva sono intervenuti sull'umanità, hanno fabbricato l'umanità, si sono combattuti tra di loro per il potere sull'umanità, per il potere sui territori, e quindi lì parlare di questo è molto più facile. Qui in Occidente è molto più difficile invece, perché chiaramente siamo stati educati a pensare altro della Bibbia. Hai detto che siamo stati creati o fabbricati. A quale scopo esattamente? Allora, siccome la Bibbia, soprattutto la Genesi, come dicono i rabbini, non è un libro originale scritto dagli autori ebrei, ma è in sostanza la copia rielaborata dei testi scritti dai Sumeri. Lì c'è scritto chiaramente, ma è ripreso anche dalla Bibbia, che noi siamo stati fabbricati, diciamo così, per lavorare per loro. Cioè loro lavoravano molto duramente, soprattutto nella gerarchia. Abbiamo detto prima che anche gli Elohim avevano un capo e c'era una gerarchia. Quelli che appartenevano alla classe più bassa di questa gerarchia lavoravano e lavoravano in particolare nelle miniere. Ad un certo punto hanno deciso di fabbricare qualcuno che lavorasse per loro, e uno di loro, che si chiama Enki, che è uno dei due figli del grande capo, e il grande capo si chiamava Anu, che ha lo stesso, che ha nella lingua sumerica lo stesso significato di Elion nella lingua ebraica, cioè quello che sta sopra, cioè il capo. E uno dei due figli ha detto: ma se noi vogliamo, c'è già qui sulla terra qualcuno che può lavorare per noi. È sufficiente che noi gli mettiamo dentro qualcosa di nostro. Cioè, quindi hanno messo dentro una parte del loro materiale genetico, che nella Bibbia è chiamato Tselem. Difatti la Bibbia dice, la Genesi, che noi siamo stati fatti con lo Tselem degli Elohim. E Tselem significa ciò che contiene l'immagine. Ora noi sappiamo che ciò che contiene la nostra immagine è il DNA. E Tselem è un termine che deriva dal verbo tsalam, che significa tagliare fuori, cut out, cut off. Cioè noi siamo stati fatti, dice la Bibbia, con lo Tselem degli Elohim, cioè con quel qualcosa che contiene l'immagine, l'impronta degli Elohim, e che è stato tagliato fuori. Cioè quindi è stato preso e messo dentro quello che noi conosciamo come o l'Homo erectus o l'Homo habilis, e ne è nato l'Homo sapiens. Una cosa anche per me è io penso sempre di questo. Se questo, ancora una volta, se è vero, è più o meno 2000, 3000 anni ormai. Dove sono gli alieni adesso? Nella Bibbia c'è solo chiaro il fatto che avevano conoscenze, poteri e strumenti di gran lunga superiori a quelli dell'uomo.
e si ferma lì. Quindi io mi fermo lì, perché non voglio inventare, cioè non voglio lavorare di fantasia. Poi però non voglio neanche sottrarmi alla domanda. E allora Sì. diciamo questo. Se facciamo finta, come dicevo prima, difatti tu giustamente dici se è vero, perché bisogna sempre ragionare così, come ipotesi, Mm. altrimenti si diventa depositari di verità e si diventa dogmatici, cosa che bisogna assolutamente evitare. Bisogna ragionare con la propria testa autonomamente. Se è vero che gli antichi ci hanno raccontato nella sostanza delle cronache vere, ci sono dei racconti appunto, come hai citato il Mahabharata, quindi dei racconti soprattutto del lontano Oriente, insomma, quindi nella religione induista, ad esempio, che danno delle indicazioni di possibili luoghi di provenienza. E per esempio, uno dei luoghi di provenienza si chiama nella loro lingua Mrigashiras, che sarebbe la spalla destra della costellazione di Orione, come uno dei luoghi di provenienza. E Mhm. loro dicono, loro gli indù, che qui sarebbero arrivate diverse razze che hanno preso contatto con l'umanità e che quindi, e qui torniamo per esempio ai Sumeri, hanno fatto diversi esperimenti prima di arrivare a fabbricare il Sapiens giusto. Per esempio, nei testi sumeri c'è scritto che ne hanno fabbricato, diciamo, uno che non tratteneva l'urina, non riusciva. Ne hanno fabbricato uno che non riusciva a mangiare. Ne hanno fabbricato uno senza gli organi genitali. Ne hanno fabbricato uno che non riusciva a chiudere le mani. Ne hanno fabbricato uno, per uno intendiamo dire alcuni esperimenti ovviamente, che aveva la spina dorsale storta. E così poi finalmente hanno fabbricato quello giusto che in lingua sumero-accadica viene definito Adamu. Quindi come vedi c'è una corrispondenza anche nel nome tra la Bibbia e quei racconti dei Sumeri. Ma tornando alla domanda, ripeto, io non ho nessuna vergogna nel dire che io non so chi fossero gli Elohim, non so dove possano essere, non so da dove sono venuti, perché non voglio lavorare di fantasia, ma voglio raccontare ciò che c'è scritto nella Bibbia. Però ti posso dire che un pastore protestante americano, teologo, laureato in fisica, che si occupa dei rapporti tra scienza e religione ed è quindi un cristiano, che è padre Barry Downing, col quale io ho scambiato anche delle mail, il quale scrive tranquillamente che gli Elohim sono ancora qui e stanno controllando tutto. Wow. Tant'è che se leggiamo le lettere di San Paolo su cui è elaborato l'intero cristianesimo, lui nella lettera ai Corinzi dice che ci sono molti dei, ma per noi conta uno solo, che è il Dio dei cristiani, ovviamente. Ma lui dice che ce ne sono molti. Perché? Lui era un giudeo, era un fariseo, conosceva la Bibbia, quindi conosceva questo aspetto. Lui dice perché è vero che ci sono molti, in greco si dice theoi, che ci sono molti theoi, ma per noi conta uno solo, Sì. che è il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento, che sarebbe teoricamente il padre di Gesù. Gli Anunnaki dove sono in questa storia? Perché gli Anunnaki sono arrivati prima di Elohim
o sono le stessi? Dove Bella domanda. non capisco la storia. Certo, bella domanda, e possiamo dire, leggendo le traduzioni accademiche dei testi sumeri e leggendo la Bibbia, che gli Elohim sono il corrispettivo ebraico degli Anunnaki sumero-accadici. Nel senso che Anunnaki è Anunna o Anunnaki, perché chi significa la terra, è in lingua sumera. Nelle lingue semitiche orientali, cioè assiro-babilonesi, il termine è Ilu, Ilu, Ilanu. In ebraico i termini sono El, Eloah, che sono due termini al singolare, e Elohim al plurale. Siccome le lingue semitiche erano scritte, e l'ebraico tutt'oggi è scritto senza le vocali, soltanto con le consonanti, Eloah è come Allah. Cioè, se tu togli le vocali è uguale. E le vocali sono state aggiunte molti secoli dopo. Tant'è che quando si svolgevano le vicende bibliche, parliamo ad esempio di Mosè, l'uscita dall'Egitto, l'inizio della formazione del popolo di Israele, l'ebraico come lingua non esisteva. Quindi, quando ad esempio Mosè chiede a Yahweh: ma tu chi sei? Come ti chiami? Perché io lo devo dire al popolo, siccome devo fare in modo che il popolo ti segua, devo dirgli tu chi sei. E ovviamente perché gli fa questa domanda? Perché vuole sapere con quale degli Elohim lui ha a che fare. Certo. Sì. E lui giustamente gli risponde Ehyeh Asher Ehyeh, che viene tradotto in tanti modi diversi. Io sono quello che sono, io sono quello che sarò, io sono quello che ero, io sarò quel che ero, ma che in realtà, come dicono molti esegeti ebrei, significa molto probabilmente io sono quello che sono. Tu non preoccuparti, tu preoccupati solo di eseguire i miei ordini. Comunque, mi ricorderete con questo nome, e gli dice Yahweh. Però attenzione, noi non sappiamo in che lingua gliel'ha detto. Questo nome è stato messo per iscritto, siccome non conosciamo esattamente le date delle vicende di Mosè, diciamo tra 3 e 5 secoli dopo che è stato pronunciato. Ed è stato messo per iscritto soltanto con le consonanti. Yod, He, Vav, He. Le vocali, cioè i suoni delle vocali, sono stati messi altri 1400 anni dopo, cioè tra il 600 e il 900 dopo Cristo. Il che vuol dire che noi non abbiamo nessuna certezza sulle origini e sul significato di quel nome, perché appunto quando è stato pronunciato la lingua ebraica non esisteva. Quindi in che lingua parlavano? Allora era molto diffuso l'aramaico, però in che lingua parlavano tra di loro? Nessuno lo sa. Sì. Un'ultima domanda, se hai tempo. Ho sentito anche che c'è forse non è una religione, però ci sono dei pensieri, delle parole ebraiche, questi che hanno dei poteri. C'è per esempio Yahweh, se è Yahweh, come abbiamo già detto, com'è possibile capire se le parole hanno questo potere, se non siamo sicuri in quale lingua Guarda, sono stati... direi che se queste parole hanno un potere, e ce ne sono
in tutte le religioni, attenzione, pensiamo ad esempio alle cosiddette religioni animistiche o sciamaniche, se queste parole hanno un potere, non importa in quale lingua siano state pronunciate, cioè è il potere del suono ed è il potere e hanno potere in base al fatto che chi le usa è assolutamente certo che che quelle parole hanno un potere. Oppure chi ne è oggetto. Pensiamo ad esempio alle parole di guarigione. Cioè se chi le riceve è effettivamente convinto che quelle parole, quella parola abbia un potere su di lui, beh, il fatto straordinario si può veramente verificare. E questo sta dentro le leggi della natura. Quindi non bisogna stupirsi neanche di questo, tant'è che se noi per esempio prendiamo gli antichi greci, loro avevano i teoi sono il corrispettivo greco degli Elohim biblici. Viaggiavano sulle stesse macchine, avevano le stesse esigenze fisiologiche, si facevano fare gli stessi tipi di sacrifici e loro avevano il dio che si chiamava Asclepio. Bene, nel centro di culto di Asclepio gli archeologi hanno trovato quelli che noi chiamiamo gli ex voto. Sai, le persone che come dire, hanno ricevuto un miracolo, no? Per esempio da un santo, da chi vuoi, dalla Madonna, da Gesù, mette un dipinto, mette una statuetta o mette la stampella se per esempio è stato guarito da una qualche malattia che aveva una gamba. Bene, sono stati trovati gli ex voto di tutti quelli che, e tanti, di tutti quelli che ritenevano di essere stati guariti da Asclepio. Quindi questo potere di originare eventi straordinari esiste. Sì, 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 sì. Sulla Bibbia so benissimo che nella storia, per esempio, c'è tutto il discorso della Cabala ebraica, no? Con le parole di potere che certi rabbini hanno o hanno avuto nel corso dei secoli. Bene, io sono aperto a tutto, cioè nel senso che i fatti straordinari esistono, quale che sia la spiegazione. Mm, mm. Allora, ti devo ringraziarti per aver accettato la nostra invitazione e davvero volevamo avere un po' della conversazione in inglese, però per me è meglio in italiano. Okay. Allora, questo sì, niente, dobbiamo farlo ancora una volta perché restano anche delle domande, però grazie. Ne sono convinto perché ho tante domande anch'io, alle quali cerco di darmi una risposta. Ok. Ed è per questo che continuo a studiare, perché la curiosità è il sale della vita, insomma, no? Chi non è curioso perde il gusto, perde un po' il gusto della vita. Certo, 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 sono d'accordo. Va bene, allora grazie.